Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Italian Pod. Io sono Luca e oggi, insieme a Francesca, vi portiamo dentro una giornata tipica, in italiano, ovviamente. Ciao ragazzi, sono Francesca e sono davvero felice di essere qui con voi. Oggi vi aiuteremo a descrivere la vostra routine quotidiana usando i verbi e le espressioni più utili. Non preoccupatevi se qualcosa vi sembra difficile, ripetete con noi e pian piano diventerà tutto naturale. Allora, partiamo dai verbi essenziali del mattino: svegliarsi, alzarsi, lavarsi, vestirsi. Questi sono i pilastri di ogni routine. Per esempio, io mi sveglio alle 6:30, sempre. Non so perché, ma è come se avessi una sveglia interna. Sarà colpa di mia nonna che mi diceva sempre: Luca, chi dorme non piglia pesci. Ah, le nonne italiane! E dopo che ti svegli, cosa fai? Io, per esempio, mi alzo subito, mi lavo la faccia e mi vesto. E voi? Provate a ripetere: mi sveglio, mi alzo, mi lavo, mi vesto. E non dimentichiamo le espressioni di tempo, la mattina, a mezzogiorno. Sono fondamentali per raccontare quando facciamo le cose. Tipo, la mattina bevo un espresso, sempre, come rito sacro. Francesca, tu sei più da tè o da caffè? Caffè, sempre. Ma solo dopo essermi vestita, se no rischio di rovesciarlo ovunque. Ecco ragazzi, provate a dire: la mattina mi vesto e poi bevo il caffè. Adesso costruiamo insieme delle frasi sulla giornata tipica. Pensate: colazione, lavoro o studio, pranzo, relax e poi a letto. Per esempio, faccio colazione con un cornetto. Oppure, alle 9 inizio a lavorare. Facciamo un piccolo quiz. Come si dice to wake up in italiano? Dai, ve lo ricordate? Esatto, svegliarsi. Ora provate a dire: io mi sveglio alle... e scegliete l'orario che preferite. Io, come ho detto, mi sveglio alle 6:30. Francesca, tu a che ora ti svegli di solito? Io mi sveglio alle 7 più o meno. Poi mi vesto, preparo la colazione e vado a lavorare. Insegno italiano tutto il giorno, quindi uso spesso frasi come mi vesto e vado a lavorare. E voi? Provate a raccontare la vostra mattina. Mi sveglio alle... mi vesto. Vado a lavorare o a studiare. E a pranzo? Io di solito mangio un panino o della pasta, dipende da quanto tempo ho. Dopo pranzo, se posso, mi rilasso un po', magari ascolto un podcast, tipo Italian Pod, ovviamente. E la sera? Io spesso esco con gli amici o guardo un film. Poi, quando sono stanca, vado a letto. Provate anche voi. Dopo cena guardo la televisione, oppure vado a letto alle 11. Qui arrivano gli errori più comuni. Allora molti studenti dicono vado a dormire, ma in realtà in italiano si dice vado a letto. Andare a dormire si capisce, ma suona un po' strano. Più naturale è vado a letto. E attenzione ai verbi riflessivi. Si dice mi vesto, non solo vesto. È facile confondersi, lo so. Una volta un mio studente ha detto: mi lavo alle 7 e poi mi sveglio. E io ho pensato: wow, che giornata strana. Prima si lava e poi si sveglia. Sì, capita spesso. Un altro consiglio: usate prima e dopo per collegare le azioni. Tipo, prima di lavorare bevo il caffè, oppure dopo pranzo faccio una passeggiata. Aiuta tantissimo a rendere la descrizione più naturale. E se sbagliate, non preoccupatevi. L'importante è provare e riprovare. Anche noi facciamo errori, vero Luca? Sempre. L'italiano è una lingua viva e imparare dagli errori è il modo migliore per migliorare. Passiamo alla sera. I verbi chiave qui sono riposarsi, prepararsi per dormire, stendersi. Per esempio, dopo cena mi riposo sul divano. Oppure mi preparo per andare a letto alle 10. E ci sono anche espressioni utili come dopodiché e prima di andare a letto.
tipo guardo la televisione, dopodiché mi lavo i denti. O ancora, prima di andare a letto leggo un libro. Provate a costruire una frase sulla vostra sera. Ad esempio, dopo cena guardo la televisione. Oppure, mi preparo per andare a letto alle 11. Io, per esempio, spesso mi stendo sul divano e ascolto un po' di musica prima di andare a letto. È il mio modo per rilassarmi dopo una giornata lunga. E voi? Qual è la vostra routine serale? Pensateci e provate a raccontarla in italiano. E il fine settimana? Qui cambiano un po' le abitudini. I verbi utili sono festeggiare, uscire con gli amici, fare una gita. Per esempio, il sabato esco con gli amici, oppure la domenica faccio una gita fuori città. E non dimentichiamo le attività speciali. Hobby, sport, eventi culturali. Potete dire, il fine settimana gioco a calcio. O partecipo a una festa. Usate i marcatori di tempo come il sabato, la domenica, il fine settimana, per essere più precisi. Facciamo un piccolo esercizio. Provate a creare una frase sui vostri piani per il weekend, tipo il sabato vado al cinema, oppure la domenica cucino con la mia famiglia. E se c'è una festa o un'occasione speciale, potete dire festeggio il mio compleanno o partecipo a una cena con amici. Bene, siamo arrivati alla fine di questo episodio. Oggi abbiamo visto tanti verbi, espressioni e trucchetti per raccontare la vostra giornata in italiano. Se vi è piaciuto, mettete un like, condividete e scrivete nei commenti la vostra routine. Grazie per averci ascoltato. Continuate a praticare e ci sentiamo nel prossimo episodio. Ciao Luca! Ciao Francesca, ciao a tutti e alla prossima!